Nuovo video unboxing e nuovo Spider-Man che si andrà ad aggiungere alla mia collezione. Questa volta sto parlando dello Spider-Man nella sua simbionte suit da The Amazing Spider-Man, dal fumetto, di Ono Studio, un'azienda costola di hot toys che si è fatta conoscere al mondo per il suo Wolverine, per l'eccellente o quasi lavoro che ha svolto con Wolverine e che ha prodotto comunque altre doll, tra cui Magneto, Iron Man, siamo in attesa di Thor e questo Spider-Man che oggi andremo a vedere insieme. Spero che non riservi delle brutte sorprese, gli ho dato fiducia al momento dell'acquisto, acquisto che ho fatto su ilcolossodinerd.com, di cui trovate come sempre il link qui sotto in descrizione. Non perdiamo altro tempo adesso ragazzi e cominciamo con l'unboxing. Eccoci qua, cominciamo come sempre dalla scatola che ha le stesse dimensioni di quella di Wolverine, quindi molto lunga e stretta, tant'è che non riesce ad entrare nell'inquadratura, quindi perdonatemi ragazzi. Bellissima l'illustrazione sulla parte frontale, tratta da The Amazing Spider-Man, logo del quale troviamo nella parte inferiore di Amazing Spider-Man e Spider-Man Symbionte Suit. Purtroppo, così come le dimensioni, ha anche gli stessi materiali della scatola di Wolverine, quindi realizzata in un cartoncino abbastanza leggero, non troppo resistente e quindi questo comporta roba del genere. Quindi al minimo movimento sbagliato, ragazzi, queste sono scatole molto delicate che subiranno dei danni, quindi fate la massima attenzione. Stesso sistema di apertura con la parte inferiore che si solleva in questo modo. Perdonatemi, ma sarà un pochino difficile aprire questa scatola mostrandovi per intero il tutto. Qui abbiamo una cover in cui Ono se la canta e se la suona dicendo tutto quello che è in grado di fare veramente un'azienda top. E nella parte interna, dimenticavo, ci sono le istruzioni. Un libretto era davvero eccessivo, stampare un libretto sarebbe stato un delirio per Ono Studio e quindi ce l'ha messe direttamente su questo cartoncino e qui ci spiega le varie giunture, come sostituire gli accessori, eccetera, eccetera. La mettiamo via, penso che saremo in grado comunque di gestire la situazione anche senza istruzioni. Qui abbiamo intanto il nostro Spidey che vedremo fra un secondo e va a coprire due delle cose che odio di più di Ono Studio, ovvero il pannello trasparente che andrà infilato nella basetta come per Wolverine, lo vedremo fra un istante, abbastanza leggero e morbido, e poi lo sfondo che andrà giustamente ritagliato dalla scatola stessa, cosa che non farò mai ovviamente, e anche in questo caso un cartoncino con una stampa, in questo caso abbiamo il numero 8 di Secret Wars, a parte, era veramente troppo dispendioso per Ono e quindi niente, bisognerà tagliarselo dalla scatola e questa cosa proprio non riesco a concepirla. Poi veniamo quindi al pezzo forte, ovvero Spidey. Andiamo a togliere il blister protettivo per andare a scoprire Spider-Man. Ovviamente ho rimosso già le plastichette protettive, ragazzi, per facilitare l'unboxing. Una prima occhiata abbastanza carino, bello il tessuto, poi comunque lo andiamo ad analizzare più approfonditamente più tardi. Accessori, abbiamo come al solito di Ono roba abbastanza cheap, poca roba. Abbiamo lo zainetto di ragnatela realizzato in plastica dura per quanto riguarda la parte proprio dello zaino, per invece le parti insomma che vanno sulle spalle, plastica morbida per facilitarne la vestizione da parte della doll. Buona la texture alla fine, non c'è stato un grandissimo sforzo e le ragnatele sono in rilievo, nulla di particolare. Poi abbiamo due occhi che si attaccano tramite dei piccoli magneti, degli occhi un po' più grandi rispetto a quelli che sono già in dotazione sulla doll, anche questi li rimettiamo al loro posto, e delle ragnatele, una più piccolina, queste sono flessibili, ragazzi, c'è il fil di ferro all'interno, quindi possono assumere la forma che vogliamo dar loro. Anche qui non c'è stato un grandissimo sforzo secondo me, e questa invece è molto molto lunga per fare delle cose incredibili.
e dare un po' di dinamicità a questo Spider-Man, sperando che ce ne dia la possibilità. Poi nella parte inferiore abbiamo lo stick trasparente e sotto le mani, che sono solo 3 paia, che fra poco vedremo, c'è la basetta, solita basetta Ono Studio che a me non piace per niente, troppo grande, secondo me eccessivamente grande, con la possibilità di infilare quel pannello trasparente che vi dicevo prima, con lo sfondo da ritagliare dal fondo della scatola al suo interno, che andrà messo qui e a fare quindi da sfondo, foro per lo stick di supporto trasparente, basetta nero opaca che senza infamia senza lode, e in fondo sulla parte sinistra simbionte Spider-Man. Struttura a nido d'ape nella parte inferiore, abbastanza leggera, basetta che non credo utilizzerò. Guardiamo adesso un secondo le mani per poi passare a Spider-Man. Abbiamo varie tipi di mani che non sono simmetriche, o meglio, non tutte, sembra non esserlo. Abbiamo le solite mani con anulare e medio retratti, diciamo, per favorire il lancio delle ragnatele. Poi abbiamo 2 mani che appunto, come vedete, non sono simmetriche, perché quella sinistra è a palmo completamente aperto e queste sono quelle per la scalata sul muro, oppure comunque per le pose in cui la mano è appoggiata anche sul pavimento. Qui vedo più di uno sbaglio nella verniciatura con una puntinatura bianca, questa cosa non l'apprezzo particolarmente. Buona comunque il dettaglio della scultura nella parte interna con le varie pieghe della mano. Qui invece abbiamo anulare e medio nella mano destra più vicini tra loro, nulla di particolarmente entusiasmante. E poi altro paio di mani, anche questo asimmetrico, anche questo con stavolta anulare e mignolo che fanno la differenza, no, in realtà anche il medio. Nella mano sinistra abbiamo le dita un po' più piegate, in quella destra invece la mano è leggermente più aperta per le pose in volo o quant'altro. Questi sono gli accessori, adesso faccio un po' di pulizia e guardiamo un attimo la doll. Pulizia fatta, è il momento di dare un'occhiata al nostro Spider-Man. Allora, prime impressioni, bello muscoloso e soprattutto il tessuto che dovrebbe essere spandex che va a ricoprire l'intera figure. Questo è il principale motivo per cui ho deciso di acquistare questo Spider-Man di Ono. Avendo già la black suit tratta dal videogioco, per me era un acquisto extra, ma ero molto curioso di sapere, di vedere come sarebbe stato uno Spider-Man che finalmente, credo, almeno spero, potremo posare in pose dinamiche per tempi prolungati. Questo è sicuramente il caso, adesso andremo a vedere come si comporta a livello di articolazioni, ma questo materiale comunque sia mi dà già molta fiducia per quanto riguarda il posing. Cominciamo dalla testa. La testa come proporzioni secondo me è eccezionale, anch'essa è rivestita di spandex, ma comunque non è un tutt'uno con il resto del body, è comunque un pezzo separato che è attaccata tramite peg, quindi può essere staccata. Nulla di particolare da dire, mi sembra molto ben proporzionata anche come dimensioni. Gli occhi possono essere rimossi, come dicevamo prima nella sezione accessori, solito metodo, con questo piccolo magnete, possono essere sostituiti con questi decisamente più fumettosi, cosa che infatti andrò a fare subito per andare a restituire quel senso appunto di fumetto. Sono un pochino asimmetrici nel momento in cui li mettete, quindi dovete un attimino giocarci in questo modo. Decisamente meglio per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il movimento invece della testa, abbiamo una doppia articolazione sia ovviamente sulla testa che è libera di muoversi, sia alla base del collo, quindi può piegarsi di parecchio in avanti, così come all'indietro, ovviamente lateralmente e anche fianco a fianco, insomma, lateralmente nell'altro senso. Poi, spostandoci invece sul resto del body, in questo caso nella parte superiore del body, abbiamo questi trapezi davvero molto prominenti, forse un po' troppo, non lo so, a mio gusto personale avrei fatto qualcosa di leggermente meno invadente, anche perché con questo tessuto molto attillato si vedono particolarmente e in determinate pose si vede questa sorta di bozza che
restituisce una sensazione non troppo naturale, ma stiamo pur sempre parlando comunque dello Spider-Man del fumetto. Buona la muscolatura in generale, guardate anche il bicipite bello gonfio, un petto prominente, sebbene stiamo parlando di una figura abbastanza muscolosa ma magra, diciamo in senso generale. Il logo, il simbolo di Spider-Man è realizzato in una sorta di un materiale molto liscio che è simil pelle, ma non lo è, ed è la parte anteriore e quella posteriore sono unite insieme da una cucitura che non mi convince tantissimo. Da questa parte almeno le strisce, diciamo, che corrispondono con le zampe del ragno sembrano corrispondere, anche c'è un leggero disallineamento, ma qui invece è decisamente più marcato. Questa cosa non mi fa impazzire, però sti cazzi, alla fine stiamo parlando di una parte che è sotto le ascelle, però per dovere di recensione io ragazzi vi dico tutto. Parte posteriore con la scultura del sedere che ovviamente si vede anche l'articolazione qui proprio per via del materiale che comunque, ripeto, è molto attillato, cuciture sulla parte bassa lombare e in mezzo al posto dove non batte mai il sole di Spider-Man. Per quanto riguarda le articolazioni abbiamo ovviamente massima libertà per quanto riguarda la spalla con una butterfly, articolazioni a cricchetto che permettono un movimento molto estremo, infatti sto cercando di estremizzare anch'io, non dà nessun problema in fase di allungamento del braccio qui sulla cucitura dell'ascella, anche se ci andrei abbastanza piano. La spalla può essere alzata e abbassata anche in questo senso, doppia articolazione ovviamente al gomito, bene, e anche il movimento del polso, ecco, fate attenzione che non succeda questo, però si possono muovere abbastanza facilmente e quando si va ad alzare comunque il gomito non si perde tantissimo il tessuto, quindi non si vede, basta un attimo andarlo a sistemare, essendo molto elastico si rimette nella posizione, si va a nascondere il peg, quindi molto bene. Poi per quanto riguarda il torace può allungarsi all'indietro di parecchio, in avanti più o meno sui 70 gradi circa. Mi preoccupa un po' questa parte che è praticamente incollata sul vestito, vedremo poi a lungo andare come si comporterà. Ovviamente può ruotarsi, mamma mia, tantissimo, non voglio estremizzare ragazzi, ma siamo praticamente a roba quasi sovrumana. E ovviamente anche lateralmente. Sicuramente sarà molto divertente posare questo Spidey. Veniamo alle gambe, di cui non vi devo dire niente di particolare, a parte il fatto appunto che si vede una muscolatura abbastanza accentuata, questa cosa mi piace, e le gambe possono muoversi anche in questo caso fino ai 90 gradi circa, anche all'indietro c'è una buona escursione, doppia articolazione al ginocchio e quadricipite ovviamente che può anche ruotare, si possono aprire le gambe. Purtroppo non credo che si possa andare più in su di così, quindi di 90 gradi. Questa cosa un po' mi fa storcere il naso per alcuni tipi di pose che avevo in mente di fare, tra cui quella classica di Spidey con una mano appoggiata a terra, diciamo, non credo che sarà possibile, ma poi in fase di posing ovviamente ci proverò. Poi abbiamo un buon movimento anche della caviglia, può muoversi in tutte le direzioni, fantastico, e anche della punta del piede. Molto bene, volevo far presente appunto che tutto lo spandex, tutto il materiale va a ricoprire anche i piedi. Abbiamo qui i pugni chiusi che non avevamo visto nella sezione accessori, che in realtà non sono chiusi, ma c'è la possibilità di andare ad inserire la ragnatela, questa piccola o quella grande che sia, e soprattutto c'è anche un piccolo foro all'interno del quale può essere inserita la ragnatela da sparare in questo modo. Quindi molto adattabile al posing, come è giusto che sia. Mi aspettavo un body più simile a quello del Miles Morales di Into the Spider-Verse, ma anche se scettico, un pochino scettico all'inizio, ragazzi, adesso che ho avuto la possibilità di guardarlo insomma più da vicino, in modo più attento e utilizzando il body, guardando le articolazioni e tutto il resto, sono più convinto di questo Spidey, sono anche contento di averlo acquistato.
Adesso vediamo un attimo, vi faccio vedere anche come andare a mettere lo zaino, vediamo qual è la resa. Come vedete anche le braccia all'indietro comunque restituiscono una buona escursione. Questo è lo Spidey con il suo zainetto, che non mi dispiace sinceramente, lo preferisco senza. Non mi dispiace, ripeto, in plastica rigida, qui è morbido, anche qui per fare qualche posa un po' particolare, ma comunque io preferirò metterlo senza zainetto. Adesso vediamo qualche posa, ragazzi, e poi le conclusioni. Ed eccomi qui, raga, dopo un'intensissima sessione di posing per questo Spider-Man. Dite la verità, non avete mai visto delle pose così complesse, per modo di dire, in uno Spider-Man, almeno su questo canale. Ebbene sì, raga, sono contento, mi sono veramente divertito e non è finita qui, perché dopo la registrazione di questo video continuerò a giocare un po' con questo Spider-Man, perché mi sono divertito un botto. Davvero, non gli avevo dato un briciolo di fiducia. Ero rimasto deluso all'inizio, vi dico la verità, perché mi aspettavo un body come quello del Miles Morales di Into the Spider-Verse, su quella falsariga, diciamo. Vedendo invece un body più simile al Tobey Maguire, cioè allo Spider-Man di Hot Toys di Tobey Maguire, ero rimasto un pochino interdetto. Nel momento in cui però l'ho preso in mano, ho cominciato a giocarci, ho cominciato a posarlo, ho visto le possibilità che ci sono con questo Spider-Man, raga, è cambiata completamente la mia visione di questo pezzo, di cui sono molto soddisfatto. Non sono soddisfatto come al solito per le solite cose di Ono Studio, quindi la scatola, lo sfondo, la basetta che non mi fa per niente impazzire, la penuria degli accessori, ma stiamo parlando comunque di una doll pagata intorno ai 200 euro sul Colosso dei Nerd, quindi una doll economica, tra virgolette, che però, raga, stavolta offre tantissime possibilità. E purtroppo ai fini del video non ho potuto fare delle pose con delle gambe troppo aperte, eccetera, perché la basetta su cui gira la doll è piccolina. Quindi quelli che vedrete voi appunto nel video non saranno delle pose estreme, però devo dire che mi ha dato un sacco gusto posarlo, è molto bella anche a livello di proporzioni, è bello il fatto delle ragnatele che finalmente in Hot Toys sono personalizzabili, perché vi ricordo che fino adesso le ragnatele non sono mai state personalizzabili, ma bisognava prendere dei kit di ragnatele a parte o farsele da sé. Questa volta sono due, una molto corta, una un po' più lunga, ma comunque ci dà la possibilità di posare questo Spider-Man in modi differenti. Quindi io sono pienamente soddisfatto, a parte ovviamente, lo ripeto, quelle cose di cui vi ho parlato che non mi piacciono tanto. Gli occhi, a volte essendo la maschera in tessuto, se maneggiate troppo tendono a cadere con una certa semplicità, però diciamo che è una piccolezza. Per il resto, ragazzi, proporzioni, tessuto, posabilità, appunto, ragnatele, tutto mi rendono davvero soddisfatto di questo pezzo, che a questo punto vi consiglio anche per il prezzo. Spero che Ono continui in questa direzione per quanto riguarda la qualità delle doll, ma deve migliorare su tanti altri aspetti di cui abbiamo già parlato. Mi preoccupa un po', e questo ve lo saprò dire a lungo termine, il fatto che in questa posa qui, per il momento, in cui l'ho messo adesso, è piegato, diciamo, sullo sterno, e ho paura un pochino per il logo del simbolo del ragno che ha sul costume, ma per il momento lo lascerò così, o comunque adesso lo poserò ancora un po', ma più o meno penso che questa sarà la posa definitiva e poi vedremo a lungo termine, a lungo andare, come si comporterà. Stavolta ho preso un po' di coraggio, ragazzi, e vi assicuro che questo Spider-Man sarà posato in modo dinamico. Detto questo, io vi ricordo che l'ho acquistato su ilcolossodinerd.com, che ringrazio anche perché questo è uno dei premi della famosa sfida dei 2000 magari, dei 2000 iscritti, dei 100.000 passi, quindi grazie ancora Gianluca del Colosso dei Nerd, fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente qui sotto nei commenti e ci becchiamo alla prossima. Ciao raga, a presto!